Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami tendenze energetiche affettive per l'Aquario per la seconda metà di dicembre 2023 e abbiamo la carta della forza, amici dell'Aquario. Quando c'è la carta della forza è un momento di presa di coraggio, un momento di scelta anche per qualcuno, è un momento dove comunque c'è come vi posso dire, un prendere la propria vita tra le mani, ecco. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre io vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui. E trovate anche il link al video del corso di tarocchi di gennaio 2024. E ci sono anche le previsioni del 2024 perché sono già tutte online, le trovate nelle playlist del canale. Va bene, andiamo a vedere. Si parte da un'imperatrice, ragazzi. Un 6 di coppe. Abbiamo un 8 di bastoni, un 9 di bastoni, asso di spade, due di coppe, 10 di denari e fante di denari. Allora ragazzi, partiamo da questa imperatrice. Per qualcuno fa riferimento alla persona di interesse, per qualcun altro potrebbe rappresentare la madre o la maternità, adesso dipende quanti anni avete, insomma in che fascia siete. Diciamo che è una carta che parla di prosperità, di espansione e anche di divino femminile. Abbiamo poi questo 6 di coppe. Il 6 di coppe di solito è una carta che parla di gioventù, di fanciullezza, di quelli che sono i ricordi anche della prima adolescenza. È una carta che fa riferimento al passato. E siccome l'otto di bastoni parla di novità, io credo che qualcuno si stia aspettando qualche notizia ehm, o da una persona che non vede da tanto tempo o qualche notizia inerente al passato, nel senso inerente l'albero genealogico. Andiamo a vedere carta per carta. Iniziamo dall'imperatrice. Vi ricordo che la lettura è sugli affetti in generale, quindi può riguardare la famiglia piuttosto che le relazioni di coppie, le amicizie. Adattate voi la lettura alla vostra realtà. Allora, l'imperatrice, wow, è spiegata da un'altra imperatrice e da un 4 di pentacoli. C'è come una sorta di attaccamento a questa donna barra situazione, barra ruolo. Andrei a vedere anche 6 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di spade, un 3 di coppe e la temperanza. Ragazzi, qui ho la sensazione che ci sia qualche questione legata al passato che in effetti diciamo che con la carta della temperanza è come se dovesse guarire, c'è da riportare in equilibrio. È come se vi trovaste a che fare con delle questioni legate appunto o al passato o alla madre, qualche cosa che riguarda l'albero la famiglia. Ovviamente non è così per tutti, quindi se per caso fosse tipo la persona di interesse, qui sento che c'è ancora
da un lato la volontà di, diciamo, continuare questa amicizia, questa frequentazione, dall'altro è come se ci fosse qualche cosa da riequilibrare. Abbiamo anche un 9 di spade qui, c'è qualche questione che proprio vi attanaglia, ce l'avete anche qui, eh? Andiamo a vedere l'8 di bastoni, abbiamo la giustizia e asso di coppe. Allora, ho come la sensazione che qualcuno stia aspettando semplicemente un risvolto burocratico. Quando c'è la carta della giustizia si parla di un contratto scritto, si può parlare di qualche questione magari legale. Considerato che qui c'è la madre come figura archetipica, potrebbe essere qualche questione legata alla madre, legata all'eredità. Per adesso non lo vedo ancora tanto. Adesso poi lo vediamo man mano se viene fuori qualche riferimento, però c'è voglia di iniziare, ragazzi, con quest'asso di coppe. Magari per qualcuno c'è la voglia di diventare madri. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 6 di coppe nuovamente. Sì, c'è qualche... Perché anche 6 di coppe è una carta che riguarda i bambini, eh? Ho come l'idea, perché il 6 di coppe, ragazzi, è una carta che parla di amore romantico, ovvero quell'amore ingenuo, immaturo, che si prova durante l'adolescenza e che è anche platonico, quindi solo l'idea dell'amore, diciamo, è un amore ideologico. E sento un po' che probabilmente vi incastrate in questo punto, è come se non vi rendeste conto che ci sono certe barriere difensive che dovete alzare, nonostante magari l'altra persona vi possa sembrare ben disposta nei vostri confronti. È un po' come se vi dicessero di tutelarvi nonostante tutto, anche perché qui avete la carta della giustizia. Mettete, mi viene da dire, a parte l'equilibrio che avete bisogno di cercare, quindi l'equilibrio tra la parte materiale e la parte spirituale, diciamo così, è un po' come se vi dicessero di mettere in sicurezza, di mettervi in sicurezza, perché avete bisogno, qui il 9 di bastoni è girato a testa in giù, voi avete bisogno di girare la testa in su. Andiamo a vedere l'asso di spade. 6 di spade e sacerdotessa. Dunque, ragazzi, l'asso di spade è una comunicazione, è un nuovo inizio. Qui c'era la voglia di nuovi inizi, ve l'avevo già detto. Quello che mi colpisce è la sacerdotessa, nel senso che qui ho come la sensazione che qualcuno comunichi il fatto che semplicemente ha obiettivi diversi da quelli che magari ci si aspettava prima. Tenete presente che il 6 di spade è una carta che parla di allontanarsi da certe ideologie. E qui vediamo il 6 di spade 2 volte, no? Andiamo a vedere il 2 di coppe. Ecco, mi mancava l'appello, il diavolo, 2 di spade, scusate, 2 di bastoni e diavolo. Io credo che questo diavolo rappresenti qualche tossicità che qui vi state autocreando con il 9 di spade. E per quello che poi qua avete 6 di spade vi dicono allontanatevi da certi pensieri, perché le preoccupazioni di cui ci parla questo 9 di spade sono preoccupazioni legate al passato, legate a qualche cosa che non c'è più. E ribadisco che non c'è più, ok? Quindi se è un amore romantico, se è un amore a tre, se è un'amicizia che magari poteva sembrarvi bella, o il sentimento di amicizia qui è cambiato, perché qui anche abbiamo questo asso di coppe, oppure probabilmente qualcuno si sta aspettando da questa imperatrice, da questa persona, cose diverse da quelle che in realtà, cioè insomma non si vogliono le stesse cose. E ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di comunicazione,
una sorta di verità. L'asso di spade è sempre una carta che ci parla di qualcuno che ha fatto una certa chiarezza mentale. Qui vediamo lo staccarsi da certi pensieri e con la carta della sacerdotessa si inizia a vedere al di là della dualità, al di là del giusto o sbagliato. Diciamo che ho come l'idea che si inizi ad uscire da un certo tipo di tossicità, di compromesso, di patto. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, di denari. Abbiamo un 9 di bastoni nuovamente, ce l'avevate già qui. Ragazzi, qui mi dice che alla fine del periodo praticamente farete in modo, probabilmente anche grazie a questa giustizia, di mettere dei paletti, di dire di no a certe persone, a certe dinamiche di comportamento, a certe, magari per qualcuno, a certe riunioni familiari. Nel senso che adesso comunque siamo sotto Natale, le feste, e ho come l'idea che per qualcuno potrebbe essere troppo tutta la mole di incontri. Quindi potreste anche essere nel caso di, appunto, di rifiutare qualche evento mondano, qualche evento sociale. Però questo diavolo al contrario, ragazzi, qui è come esco, mi difendo, esco dalla tossicità, mi difendo e mi appropingo a chiudere il ciclo. Qui avete 2 10. Sono girati al contrario, però ci sono. È come se, ok, diamo il passo a questo nuovo asso di coppe, a questo asso di spade, a questo inizio più in allineamento con me. Vi dico, se siete single ci potrebbe essere qualche incontro interessante, ma considerato che abbiamo il diavolo, ragazzi, non sento propriamente che potrebbe essere una relazione idilliaca. Se siete ancora con la testa nel passato per X motivi, è ora di dare un taglio, perché quella cosa lì, quella relazione lì, quella nuvoletta che si era creata con quella persona non c'è più. Quindi è un po' come dire, ok, dite la verità a voi stessi prima di tutto. Andiamo a vedere un oracolo, grazie. Autoindulgenza. Focalizzarsi su se stessi. Parlano, dice che è tempo di guarire, e qui vedo la carta della temperanza. Parla di fare un lavoro di zone d'ombra, e qui vedo il diavolo con l'ego e tutte le sue cose. E parla anche di autoapprezzamento, autoapprezzarsi sarebbe. Ok? Quindi si tratta di lavorare sul vostro amor proprio, sul essere indulgenti vuole anche dire essere comprensivi con noi stessi, no? Quando si fa una determinata scelta, nel momento in cui si fa la scelta si pensa di essere nel giusto. Dopo, col senno di poi, è facile dire se avessi detto, se avessi fatto, se fosse andata così. Ed è un po' l'energia che io sento qui. C'è come un rivangare il passato, qualche situazione che poteva, diciamo così, che iniziava in modo prospero, ho come l'idea che qui ci debba essere come un incanalare tutta questa energia. Se l'idea, ragazzi, perché per qualcuno fa riferimento ai bambini, come vorrei avere un bambino, è giusto per me avere un bambino o per noi avere un bambino, però bisogna prima focalizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda, ok? Perché qui con i 10 di pentacoli al contrario non vedo ancora quest'unione di coppia, diciamo così solida per poter allargare la famiglia, mi verrebbe da dire. Allora, qui abbiamo la fatina della meditazione e la sento molto collegata alla sacerdotessa, adesso vi faccio vedere, perché la sacerdotessa qui ha una mezzaluna, una sfera, rappresenta una luna in realtà, e qui c'è una stella, come per dire che il terzo occhio è aperto, è capace di vedere oltre la dualità. Ed è un po' un invito a prendere le cose con un certo distacco. La meditazione è quella arte di fare il vuoto mentale. Ovviamente non è una cosa semplice, però è proprio provandoci giorno dopo giorno, allenandosi, che tra un piccolo vuoto mentale e un altro piccolo vuoto mentale che si riesce a creare,
in qualche modo arrivano le risposte che noi stiamo aspettando. Quindi diciamo che negli spazi, nei silenzi della nostra mente, quando finalmente riusciamo ad azzittire la mente, è lì che c'è la connessione con il nostro sé superiore. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto interessante, fatemelo sapere con un like. Se avete piacere potete commentare, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!